Tre atroci storie truci. Favole da una realtà parallela. Di Toni Guazzaroni. Favola numero 2. Pezzo di legno. C'era una volta un pezzo di legno, tutto contento di essere un pezzo di legno. Amava starsene tranquillo, sapientemente riposto nella catasta vicino al camino, e ben sapeva che un giorno sarebbe stato chiamato a scaldare una persona o una minestra. Certo, tornare alla cenere, ma prima avrebbe dimostrato a tutti di quanto calore fosse in grado di sprigionare, soprattutto in notti come quelle in cui non solo il freddo era tagliente, ma la pioggia entrava anche dalle pareti, oltre che dal soffitto. L'uomo di casa si avvicinò alla catasta e prese ad imbracciare alcuni ciocchi per alimentare la fiamma. Pezzo di legno pensò che potesse essere la notte giusta per farsi valere. Le mani del vecchio si avvicinavano sempre di più, ciocco dopo ciocco, fino a quello prima di lui. Vabbè, pensò Pezzo di legno tutto eccitato. Alla prossima tocca a me, tanto non è per smettere di piovere. E infatti non smise. I fiumi ruppero gli argini, l'acqua iniziò a riversarsi nelle strade, a salire rapidamente di livello, tanto che non ci volle molto affinché il fuoco venisse spento e la catasta dissolta dalla corrente trascinata via nel caos più totale. Pezzo di legno era incredulo. Un attimo prima si stava preparando a compiere al meglio il senso più profondo della sua esistenza, e un attimo dopo era zuppo, circondato da ciò che è il più lontano alleato del fuoco, e non poteva farci niente se non essere sballottato in ogni dove. Ma all'improvviso qualcosa che poi riconobbe come una mano lo afferrò e lo incastrò malamente tra un palo e quello che resisteva ancora ad un muretto di recinzione. Passarono lunghe ore in baia dell'acqua. Pezzo di legno era allo stremo delle forze. Era lì per spezzarsi con quel peso morto attaccato. Poi, in un ultimo disperato sforzo di volontà, fece un guizzo, imprecò alcune divinità a caso e svenne. Quando tornò in sé, molte cose erano cambiate. Non pioveva più, anzi, il sole splendeva come non mai. Sentiva il calore che lo asciugava. Stava molto meglio. Mise a fuoco quello che aveva di fronte e quello che vide fu una mano, che lo teneva a metà tronco. Alla mano attaccato un braccio collegato ad una spalla che sfumava in una barba ispida e gocciolante di un colore indefinibile. In mezzo ad essa faceva grande sfoggio di sé l'unico incisivo inferiore rimasto in una bocca che, a chiamarla tale, completa la rosa di divinità non bestemmiate prima da Pezzo di legno. Da quell'invischio di peli, acqua, fango e sputi sortirono tali parole: Pezzo di legno, tu mi hai salvato la vita e io farò di te un'opera d'arte. Pezzo di legno ebbe il forte sentore di essere nella merda. Cosa voleva da lui quel vecchio? Cosa intendeva fargli? Il vecchio lo portò a casa, ovvero una catapecchia di legna ed eternit tenute insieme dalle ragnatele, dove ebbe occasione di conoscere la vecchia, un'invasata coi capelli azzurro, rosa, giallo, un occhio storto e un frustino in mano facente funzione di bacchetta magica. «Ancora qui sei, badabim badabum!» disse l'arpia agitando lo scudiscio. «Non t'ha portato via la piova, badabim bum bam!» «No!» rispose il vecchio. «Questo pezzo di legno m'ha salvato la vita». Bastarono queste poche parole per far sì che la malforme vetusta giurasse eterno odio a Pezzo di legno. E Pezzo di legno questo lo sapeva. Per tutta la notte il vecchio lo tormentò con scalpelli, raspe, pialle, lime, fino che al sorgere del sole non svenne dal sonno, in un cumulo di trucioli, davanti a lui. Pezzo di legno sperò che fosse morto, lui e tutta la sua eventuale progenie, quando sentì una vocina stridula che disse: «Andiamocene, andiamocene!» Pezzo di legno si guardò intorno, ma non vedeva nessuno. Poi vide sbucare dalla barba del vecchio una zecca malconcia e snutrita che gli disse: «Ammazziamo anche la vecchia, andiamocene, anche la vecchia!» «Chi sei tu?» chiese Pezzo di legno. «Sono la zecca ecolalica, sono, e prima che tu me lo chieda, prima che ti dico che ho la tendenza a ripetere parole di miei e altrui discorsi. Ho la tendenza. È una specie di tic, una specie. Allora, ammazziamo la vecchia? Allora?» «Ma come mai sei così malconcia?»
No, dico, ma l'hai vista chi succhiava il sangue? No, dico, è un miracolo se sono ancora viva, è un... uccidere la vecchia non mi dispiacerebbe, ma perché vuoi farlo? Primo, io da quella non ciuccio niente, non ciuccio. Secondo, questi sono matti sono. Guarda cosa t'ha fatto il vecchio in una notte, guarda. E alla vecchia? Stai pure sul cazzo, stai. E in effetti, cosa gli aveva fatto il vecchio tutta la notte? L'ho chiesto a Zecca. E Zecca cosa mi ha fatto? Vabbè, ha limato un po' qua, limato, ha smussato un po' là, smussato, ha raspato un po'... Va bene, ho capito. Non se ne usciva. Poi ebbe un'idea. Si avvicinò all'unica candela accesa e guardò l'ombra che proiettava sul tavolo, poi sul pavimento e infine sulla parete. Vide due lunghe linee verticali che si univano ad un blocco centrale con altre due estremità superiori ed un... sembrava uovo alla sommità. Che cosa sono? Chiese Pezzo di Legno. Un altro prototipo si udì provvenire da quello che appariva come un fascio di granturco appoggiato in un angolo vicino alla porta. Pezzo di Legno e Zecca fecero un salto, non avevano idea che ci fosse qualcun altro in giro. Chi sei? Chiesero all'unisono. Il primo prototipo, un bipede con sembianze umanoidi, fatto di granturco. Tu sei come me, ma fatto di legno. In effetti le loro sagome erano similari. E come ti chiami? Pannocchio. Zecca disse: ha sentito quello che abbiamo detto, ha sentito. Dobbiamo fare fuori anche lui, dobbiamo. Pannocchio proseguì. Il vecchio mi fece perché loro non potevano avere figli. Ma il desiderio di maternità della donna non si smussò e piano piano arrivò non solo a non amarmi, ma a detestarmi proprio. E così finì abbandonato in quest'angolo. Quindi, se la questione è accoppare la vecchia, per me va bene. Tutti e tre d'accordo iniziarono a studiare un piano d'attacco. Dovevano agire insieme per avere qualche speranza di sopraffare la strega, ma quando irruppe nella stanza l'invasata, erano siano a metà del piano. Ma non ci fu bisogno di andare oltre. La vecchia vide il corpo del marito riverso sui truccioli e credendolo morto, le si drizzò l'occhio storto e morì dalla gioia. Cadde a terra parapara di faccia. Il tonfo risvegliò il vecchio che, vedendo la megera morta malamente, morì anch'esso a sua volta di gioia. Due persone che si odiavano così tanto da arrivare a donarsi la gioia più grande nel momento del trapasso. Chi può dire che anche questo non sia amore? E sti cazzi, stica! Zecca interruppe la disquisizione filosofica. La famiglia Mossa è sterminata, ora come usciamo di qua, ora come? Non dovettero pensarci poi neanche tanto, perché all'improvviso 3 grossi colpi di pugni colpirono le 3 piccole assi di legno che rappresentavano la porta d'ingresso. Da fuori. Apri, vecchio! Sono venuto a riscattare il debito! Apri o sfondo tutto! E da quello che si poteva tranquillamente intravedere tra le assi, a quella montagna di carne c'era da credere. Ovviamente però nessuno poté aprire e la sagoma ingombrante attraversò quella porta come si attraversa una parete di tende. Vide la scena dei vecchi a terra, con un calcio in testa si assicurò che non fosse una finzione o che, se lo era, vi rimanesse per sempre. Vide inoltre che non c'erano nemmeno oggetti di un qualsivoglia valore per potersi anche solo in parte rifare del debito del vecchio, e così, incazzatissimo, diede altri 2 calci a quelle teste inermi e arruffò alla meglio quelle 3 cazzate che trovò in giro. Anzi 2, Pezzo di Legno e Pannocchio. Zecca, l'unica autonoma, li seguì zompettando inosservata. Il robusto malnato li buttò nel retro d'una carrozza tra 1000 altri oggetti. Sull'esterno pendeva un cartello con scritto «Cenciaiuolo, bevi l'acqua». Zecca fece appena in tempo a balzare su quando bevi l'acqua frusta ai cavalli. Dove avrebbe portato questa volta il fatuo a Pezzo di Legno? Sballottarono in quell'inferno di cianfrusaglie per delle ore, poi finalmente tutto si fermò. Al tintinnio della qualunque fece eco un fruscio di sottofondo. Mano a mano che smetteva l'uno aumentava l'altro. Poi un tonfo. Bevilacqua disgraziatamente il portello della carrozza e iniziò a svuotarla. Finirono su di un banco in esposizione col resto della roba, in balia di mani, occhi, gente che andava, veniva. Davanti a loro si fermarono 2 loschi figuri, un uomo mulatto e una donna con una faccia che, per descriverla, citerò testualmente l'esclamazione di Zecca. Sono giorni che non mangio, che non, ed è riuscita a farmi cagare addosso lo stesso, è riuscita. L'uomo prese il Pezzo di Legno e disse sottovoce alla donna: Vanna, chi sto poi ci servissa oppure in TV duci? Io anche con l'odro, indicando Pannocchio. Prendenci tutte e 2. La donna disse: d'accordo! Diedero un cerchietto di un metallo luccicante a Bevilacqua, che rispose con un grognito e un grazie, ma più probabilmente fu un rutto.
Li presero e li caricarono su un'altra carrozza. Nei giorni a seguire passarono di paese in paese, di casa in casa, di porta in porta alla ricerca di sprovveduti e ingenui da spolpare, vendendo false speranze di ricchezza, salute, fatture e malocchi grazie ai poderosi poteri del mago Domurimiento, minacciandoli di occulta atrocità in caso di mancato pagamento anticipatamente patuito sotto tortura ed estorsione. E qui entravamo in gioco noi. Uno dei riti del ciarlatano consisteva, potesse bruciare vivo ora ovunque esso si trovi, nel conficcarci degli aghi addosso, insinuando che il dolore sarebbe passato ai malcapitati destinatari dei malocchi. Io non so se qualcun altro sentisse dolore, ma per me era atroce. I livelli di sopportazione crollarono già ai primi aghi. Al settimo raggiunsi uno stato catatonico. Non sentivo più niente, ma tutto mi era chiaro. Ogni risposta, ogni situazione erano in me in quel momento e capii i segreti più insondabili dell'esistenza. Capii perché se un giamaicano guarda il cielo nuvoloso dice «Speriamo che il tempo regga, uie!» Capii che un cane può mordere, 2 cani possono litigare, 3 cani sono un'enciclopedia e che solo quelli che si abbaiano si parlano in cagnesco, perché se un cane incontra un tucano gli dice «Io cane, tu cano». Capii che c'è un sottilissimo abisso tra tali geni e genitali. Ogni spill era una rivelazione. Divenne quasi una droga. Li temeva, ma ne aveva bisogno. Per Pannocchio la situazione era invece praticamente all'opposto. Le fibre del suo corpo, essendo più rade, gli conferivano un piacevole effetto agopuntura e infatti, quando decisero di provare una fuga, lui volle restare con quel gatto e quella volpe. Pezzudelegno e Zecca riniziarono a ristudiare un altro piano per l'ennesima fuga. Anche questa volta dovevano agire insieme per avere qualche speranza di libertà e anche questa volta, più o meno a metà del piano, vennero interrotti dal mago che prese Pezzudelegno per un rito. E anche questa volta non ci fu bisogno di andare oltre. I 2 truffatori caddero in una trappola ordita ai loro danni dai gendarmi. Vennero arrestati. Lei, perché lui in quanto mago svanì nel nulla, e la mercanzia sequestrata. Finalmente, quell'incubo era finito. Anche se, grazie alle rivelazioni catatoniche, Pezzudelegno era a un passo dal capire l'enigma di tutti gli enigmi. Perché gli italiani non sanno fare la fila? Non lo saprà mai. Al processo venne condannata e tutto il materiale sequestrato messo all'asta. Venderono di tutto, tranne loro 3, o meglio 2. Zecca era in sala a cercare di capire i meccanismi dell'asta per ricomprarli, ma schifati da tutti, Pezzudelegno e Pannocchio vennero lasciati in un angolo in attesa di essere buttati tra i rifiuti. Prima però il direttore, ben sapendo che a volte gli articoli migliori restano ignorati dall'annoiata e spocchiosa platea delle aste, prese Pezzudelegno, lo guardò attentamente, le finiture, i giunti, ogni particolare nascosto, e lo riposò subito per prendere tutto contento Pannocchio per sua figlia. Pannocchio era felice. Finalmente qualcuno l'avrebbe amato. E nell'immondizia finì solo Pezzudelegno e di lì portato alla discarica in attesa d'essere bruciato. A Pezzudelegno questo non dispiaceva. In fondo era quello per cui era nato, per cui si era preparato tutta la vita. E per Zecca, la discarica era un paradiso, tra gatti, cani, topi, gabbiani, alla peggio operatori ecologici. Ma in Pezzudelegno nacquero dei pensieri nuovi, probabilmente inaspettati effetti collaterali dei suoi viaggi astrali, insomma, dei dubbi. Ma lui era nato solo per essere un ciocco da bruciare. Non poteva ambire a diventare, che so, una mensola, una stecca di biliardo, la cornice di un quadro o l'interno radica di una spider. Ma come fare proprio ora per andarsene di lì, prima che le fauci meccaniche della gru lo prendessero e lo gettassero tra le fiamme? Ora era solo, e Zecca gli disse bye bye prima di tuffarsi in quell'enorme banchetto di carogne. Pezzudelegno si sentiva come quella volta che voleva sapere che cosa gli avesse fatto il vecchio durante la notte. Sentiva lo stesso senso di impotenza, di smarrimento. Come la risolse? Si avvicinò alla candela e... Ma come si avvicinò? Può essere che fino a quel momento avesse trascurato un fatto come quello? Possibile che davvero fosse in grado di muoversi da solo? Pezzudelegno sentiva crescere in sé forze ed energia. Provò a muoversi e lentamente, piano piano, mosse un braccio.
poi il tronco, poi una gamba, fece forza e tra uno sbandamento e l'altro trovò l'equilibrio. Sì! Si era messo in piedi. Da solo. Poteva farlo. A quel punto non fu difficile andarsene dalla discarica per iniziare una nuova vita piena di sogni, di speranze e di promesse fatte da un tipo che gli disse che l'avrebbe portato nel paese dei balocchi, ma questa è un'altra storia. Morale: dire ad un falegname fallo di legno può avere più significati.